Come quello che aveva disegnato già qui, tra parentesi. Ah, quindi quando noi ci siamo trasformati in quella specie di tentacolone che si mangiava le persone sulle barche, se siamo mangiati il padre. E questo cos'è? Un fischietto a forma di gufo. Prima questo armadio non era aperto. Um, Quella sembrerebbe un'altra botola per un'altra stanza, ma non ce la fa aprire. Quindi non possiamo tornare indietro. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Su questo gioco non ci possiamo chinare, possiamo al massimo avvicinarci. Fissata con le cose tentacolose. Non possiamo guardare ovviamente dall'altra parte dello spioncino. E ok. A dicembre del 47 la bambina ci lasciò. Rumore di gatto. Oh, si è anche un po' annuvolato. Stiamo perdendo la luce. E tira anche un discreto vento. Qua sembrerebbe che sia per arrivare una tempesta. E ricordiamo che la casa che prima era qui è affondata. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Mm. Mm. Perché questo cambio di tonalità avvicinandomi alla finestra? Boh, vabbè. Una parabola, mentre lì c'è l'albero quello che sono arrampicata in forma di gatto. Oh, una finestra, apriamola. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Quindi questa è la camera della bisnonna. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Oh, perché aveva bisogno di nascondersi dalla madre? He was Ritratto del died a fratello week before we sparito. Ah no. left, but Edie had already started to memorialize him. Quindi questa è l'ultima persona morta in questa casa. Mm. Her room was like a museum. Odin Finch. Odin Finch. Ah, questo era Odin Finch. Aveva tutte le impronte della famiglia. Quindi era uno scrittore con sta faccia un po' così. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse,
his wife Ingeborg, and their Maledizione newborn son, familiare. Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Sei imbarcato con tutta la casa. Che buona idea. Stabile soprattutto. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Non è che ci vuole tanta fantasia, capì che una casa la potevi portare come una barca. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Che bella, che bella statua proprio per seppellirlo. No, mezza casa affonnata e il tizio sulla barca che sta a fa vattene da lì. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. C'hanno poco da ridere, sai? Ah, finito. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Sì, eh. Oh, quindi abbiamo Edith, che siamo noi, e siamo gli ultimi. Molly lì sotto, che abbiamo visto prima, e Odin è a quanto pare alla radice del problema. Sì. Oh. Ah, ok. Ah, Sven ed Eti. Quindi questa è la stanza quella che da fuori aveva il simbolo dell'uccello. È la stanza della nonna. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. La mamma non voleva però che andassimo sotto la casa. Forse c'era davvero un uomo talpa? Forse un altro parente che ha fatto una brutta fine. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Oh, peccato non poter vedere queste videocassette. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Ci fu un incendio, lei non si mosse. Ma la casa ancora non aveva la torre che ha adesso. Alla nonna piacevano i cappelli. Costruito nel 1937 da Sven Finch. Cosa? Il muro o la libreria? Forse la stanza. Oh, Sven. Probabilmente il marito. When Edie told Era un people Sven was carpentiere. killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Ok, quindi il marito è morto durante la costruzione di un drago. Che sta venendo anche discretamente bene. Era uno scivolo. I nani carpentieri. Il matrimonio tra i due. E la prima figlia. A quanto pare faceva origami. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Oh, ok.
meno che non sia uscito fuori qualcos'altro, ma sembra di no. Oh, dentro queste gabbie ricordiamo che sembrerebbe che il simbolo di famiglia sia un uccello. Oh, che strano. Durpi, senza nome. Burpi. Lurpi. Purpli. E furpi. Ma qui in mezzo c'è anche Bob e Rob, che invece sono due serpenti. No, sono un serpente e una rana. Sì. No, alle ali. No, alle ali è un'iguana. Ok. Cioè, le ali, insomma, quello che sta intorno alla corona. Questo è il serpente, però. È chiaro come il sole. Oh, immagino che io non possa più uscire. Quindi possiamo solo che proseguire di qua. Mentre gli uccelli volano fuori dal quadro. Allora, vediamo che c'è qui. Ah, quindi questo era il bagno peloso che avevamo visto dallo spioncino l'altra volta. Una ranocchia carica, gli occhiali probabilmente della nonna. Questo credo che sia un portapillole. Lo specchio chiaramente non c'è, ma che strano. Questo era il bagno della nonna, infatti c'è la sedia dentro. Visto che lì c'era anche un respiratore e tutto il resto, la nonna sta proprio benissimo. Ah, un quadro. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It La was a prima pretty moglie di big Sam. trace. Beh sì, eh. Oh, infatti questa è la porta chiusa ermeticamente dall'esterno. Perfetto, allora vediamo se la chiave che abbiamo apre anche questo. C'è un segreto nel bagno. Ah, a differenza di quell'altro che era 20 leghe sotto i mari, questo col libro scritto da Sven e Finch. Un pop-up. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Ah, abbiamo aperto un altro passaggio segreto. Oh, Calvin Finch. Un altro che è morto abbastanza presto, quanto pare. Qui qualcuno si è fatto un selfie nel modo antico. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Oh, che cosa sto guardando? Ah, giocattoli. Ok. Questa era la tomba. Oh, forse dovremmo arrivare fino in fondo. Rollini, roba che... Gente da adesso non sa più manco che è sta roba. Tipo le diapositive. Il cervo. Lontano parente di quello che ho visto probabilmente all'entrata. Omicidio senza prove. Coppia trasforma il posto in un paradiso.
Milton e un'altalena. Il giornale è quello di prima. Varie bottiglie. Siamo per entrare in una nuova stanza, a quanto pare. La nonna con un bambino. Ah, queste erano le foto dei pupazzi che abbiamo visto prima. Finch è anche bravo nello sport, a quanto pare. E non t'abbassà. Lo guarda le foto, ma quelle da davanti non le possiamo vedere, ok? Oh, quindi qui vivevano due. Uno voleva fare il militare, uno voleva fare l'astronauta. Sam e Calvin. Libri su fotografi. Ah, non mi ero guardata la pancia. Non ho tutta sta scollatura, però vediamo un curioso anello legato al collo. Sa che non ci sarà utile in futuro. No, di Finch c'è addirittura un parco dedicato. Ok, forse ha fatto la scuola militare. Mm. Questa parte è tutta dedicata alla guerra, mentre dall'altra parte chiaramente allo spazio. Non posso andare più avanti di così, quindi scendiamo. Ah, sulle altre scale c'è scritto al centro di I knew comando. Grandpa Sam had a twin. Invece questa parte no, insomma molto più realistica, abbiamo capito. Ah, questa era la foto che abbiamo visto prima. L'astronauta vicino a quello spiccio di questa macchinina. And that he never talked about him. Settembre 61. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Mm. Ah, avevamo il ritratto della bambina nella stanza della bambina e qui abbiamo il ritratto di questo bambino. Quindi questi sono opera della nonna. Cosa c'è dentro? Un foglio. Vediamo. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ah, siamo su un'altalena. Ci possiamo dondolare. E abbiamo una gamba. Ah, con una levetta My analogica brother said he'd die usiamo. before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, he swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Eh sì. Sam! Calvin!
But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that, Ai 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 ai. maybe if the wind hadn't picked up, Ai 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 then ai. maybe he'd still be here. But I doubt it. Ai 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 I ai think ai. he'd already made up his mind. That's Ma what I want to detta remember così. about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Ma poi è atterrato pure, però. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Meno male che non ci sei riuscita, però. Povera creatura. Allora. Brutta storia. Certo, questo non sembra molto frutto di una maledizione. Oddio, dice effettivamente sentirà quella folla d'evento in quel momento. Forse non sarebbe successo. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ah, qui avevano le altezze. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Di qua. Interessante. Tutto ciò mi ricorda la casa Asak, un vecchio libro che lessi da bambino. 100, no, ok. Nuovo passaggio segreto. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Meno male che ci passi. Ma spero di poterci rientrare dopo, ma mi viene più da passare da qui. Ah no, qui sono fuori. Quindi qui abbiamo fatto una scorciatoia per rientrare in casa. Ottimo, ottimo. Quindi fuori c'è scritto Barbara. Quindi questa è la stanza di Barbara, l'attrice. Barbara Finch. I always thought of Barbara as a child star. La bambina prodigio. La bambina urlo, praticamente è diventata famosa come McCorky Corking per lo strillo de... Mamma, ho perso l'aereo. Oh, le luci della celebrità. Che brutta fine avrà fatto vestito di scena. Bambole di se stessa, addirittura. Vinto vari premi, lettere dai fan. La bambina stava con un Bigfoot buono alla fine, sembrerebbe.
Alcuni di questi non sono proprio delle figure allegre. Chi è? Oh. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Questa addirittura è morta il giorno del compleanno suo, gli è rimasta la torta qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anni. 10, 11, 15, 16 anni è morta. Perché in seguito è stata dura? Gli occhiali 3D. Di quelli antichi. Sempre librerie molto alte in queste stanze. Strana quella foto con la bambina allo specchio. Oh, e qui c'è il ritratto della nonna che ha fatto a Barbara. Vediamo un po'. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. No. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and Porca had to be troia. rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. Che There's c'è? a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. Ah, adesso sappiamo come aprire la stanza. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Devo farlo io. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Devo muovermi? Sì. She found Rick's crutch and imagined the worst. Posso picchiare? Non posso accendere la luce? Questi me li hanno messi apposta per fare così. Ma io adesso...
Non andrò via da qui finché non ho buttato tutto giù, tutto. Infatti ho vinto il trofeo, ci ho preso. Oh, mo, a parte l'ilarità della questione, direi che qua qualcosa di brutto sembrerebbe essere successo. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Ah, eccolo lì la radio, sta dove sta? Ma qui abbiamo il bambino volato di sotto e la bambina trasformata in uccello. Un frigorifero. E dietro è tutto buio. The old fridge rattled and grew still. Oh mamma. Non posso più girarmi. So più né scendere né salire, né scendere né salire. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your Invece ti sei I'm beccato. not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ma guarda quanto... Cioè, questa è la stanza di prima rifatta in cel shading. Attenti con questi pattini. Qui non ci si può andare. Specchio chiaramente non funziona. Questa è la stanza del mare. Non posso girarmi, posso solo avvicinarmi. Walter,
Police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara Oh, turned, no. saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Shoot. And behind he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's gotta be another way out of here. Vabbè. Io solo questa. Seguiamo il trenino. That night, she played her part beautifully. Oh, sia una stanza della bambina. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. No, gli ha dar colpo di grazia, magari era il caso di scene più di corsa, però in questo caso... Cavacca, lo sapevo io. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Sci tua. Ah, qua dietro. Diventava visibile. Te meno sa. Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Come? Solo due. The monsters had come to surprise her. For Barbara, dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. Barbara è stata mangiata dai mostri. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. Pure lui. And little Walter? Hiding under his bed the whole Meno male. time. He took it all pretty hard, but that's another story. Certo, quando arriveremo a lui. Tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Simpatica. Rimasto solo orecchio. Eerie tale. Simpatico questa versione dello zio Tibia. All'orecchio.
Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Può darsi. Era quello che voleva. Ok, adesso... Ah, ok, adesso abbiamo aperto lì, ma soprattutto proveremo a I guess now salire I know prima. why Mom didn't like me playing with the music box. Certo, perché c'era la chiave. Mo te mi hai dato l'indizio che vuoi che scendo, però qui su non c'ero andato. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ok. Edie's father Odin built the original house. Adesso lo sappiamo, sì. Io fa tutto il giro della casa qui sopra, praticamente, partendo da... It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ho tutto il giro qui dentro. Ok, quindi scendiamo giù e andiamo nello scantinato. Bene. Ah, tipiche cose da scantinato normale. Questa è una torcia, se la poteva portare però, eh. Oh, fuori mi sa che il vento sta aumentando sempre di più. Questo credo sia uno scaldabagno. Non so davvero cos'è. Ah, credo sia un seggiolino per bambini coi giochini. Peccato che visto da qui sembra una faccia con gli occhi. No, mica è fatto apposta. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ah, ok. Perché giustamente è pieno di attrezzi brutti e cattivi. Oh, pitture varie. Roba da bricolage. Questi sono cerchi sul quale la nonna fa i ritratti dei morti. Modellino dello scivolo del drago. Del nonno morto mentre faceva lo scivolo del scivolo del drago. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Non più buio. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Ah,
Nel frigorifero c'è un passaggio segreto. Ah. Ah! Stiamo per scendere I remember sottoterra. asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ah, forse avevano una specie di rifugio antinucleare? If there's a pattern in all Come these si facevano ai stories, tempi della guerra fredda? I think it's that none of us has gotten very far. No, eh. E questa musichina. Ok, Walter invece vediamo il suo ritratto qui sotto. Storia probabilmente. Mentre qui aveva una finta finestra. Perché si è rifugiato qui sotto? Il suo ultimo giorno è stato a marzo del 2005. Ok, vediamo cosa ha da raccontarci Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Quindi nel 68 c'erano dei terremoti. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Pesche sciroppate. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, Dare la pelle it was invecchiata. gone. Maybe it got tired of waiting. Quindi non un terremoto. Maybe I just got Mostro lui tired of pensava being fosse. afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Ok. Un altro passaggio sotterraneo. Stretto, stretto, I know it's out stretto. there somewhere. Whatever killed Barbara Ok, and Molly. ok. And Calvin. Io penso ci sia un qualcosa di mostruoso che li ha uccisi tutti.
Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Ok, ho rotto il muro e sono uscito. Qui non si vede niente, è inutile andare. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. Mi sa che non ti è rimasto manco un giorno. Happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. E invece ha ficcato sotto il treno. Quello che pensava che era un mostro. Era un treno. Ha ficcato sotto. La sua porta era un deficiente. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Come ricordo abbiamo l'apriscatole. I'm sure my mom was trying to protect me. Sì, però insomma. Vabbè, andiamo. Che famo? Scendiamo? Ok. Scendo io. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Magari adesso vedi in treno te But she levi. never told me about an uncle under the house. I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. La pattumiera dello zio. Beh, magari per lei quello è pesante. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left. Or maybe two. Qui probabilmente è inutile andare indietro. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Le storie stesse sono il problema. So much in a family curse. We made it real. Ci credevano talmente tanto da farle avverare. Treno, macchinista. Anche perché non poteva... Ah, il treno passava da lì una volta. C'è un sentiero. Lì c'è una luce rossa. Cos'è? Saranno le rovine della casa affondata? E soprattutto lì... Cioè, lì in mezzo c'è sta una piattaforma.
Maybe it'd be better if all this just died with me. Comincio a fare pensieri strani, eh? Qui non possiamo andare da nessuna parte. C'è città. Ah, quella è la tomba che abbiamo visto prima. Come c'è andata a fine un assedio su un albero? But I thought you should know about your family. Con chi sta parlando? Ma che è sta roba? Tipo un mega totem. And the history you're a part of. Ah, questo è il tubo dove la bambina è risalita trasformata in polipo. Non ci posso andare. Tipo questa tizia camminare niente piano. Possibile che sia incinta e voglia sapere, voglia lasciare scritto questa cosa al figlio pensando che magari muoia prima di riuscire a raccontarlo? I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ah, le luci non restano accese. Come facevano i falò? A quanto pare non dice niente. Bene, allora risaliamo da quest'altra parte. Sempre con la dovuta calma, eh. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Soprattutto follia, direi. L'altalena è rimasta arrotolata. C'è alzarsi anche un lieve nebbiolino.
dall'altra parte della casa non possiamo arrampicarci, quindi... I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Bicicletta. Non What è che kind of ci... family finishes building a cemetery before starting the house? Effettivamente... It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Qui abbiamo gli uccelli e i rettili della nonna. Poverino, la rana è caduto. Puoi rimettere il su, se ero io lì davvero gliel'avevo rimesso a posto. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Il gatto con le ali. Astronauta mancato. Nonno e nonna. Walter col buco nel muro. Barbara la stella del cinema. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. La prima tomba di famiglia. Si gira attorno. Edie said she dreamed about the old house every night. Sogna la vecchia casa ogni notte. Poi c'è sempre quella strana piattaforma. Sa quel totem una volta in piedi com'era. C'è il resto della casa lì da salire. She could see it poking out of the water at low tide. Edie's side was always easier for me to understand. Ah.
Non me ne ero accorto che poi c'era un'altra strada. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Certo. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Oh, il militare. Ma non abbiamo ancora mai visto la storia di Gas e quella di Gregory. Quella di Milton, con un pennello in mano. Sanjay Kumar non era di famiglia. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Ecco perché era il fratello della madre. Sopra Lewis Finch c'era una corona. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. No, lo vedevi, visto che lì prima era comparso. Ok. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Può darsi. Che a sto punto sarà morta anche lei, va a sapere come. Carlino, quelli che usano i bambini. Ok, saliamo. Oh, qui c'eravamo già stati in forma di pseudogatto. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Immaginavo. Ed ecco perché guardando in basso gli vediamo la pancia. Non è un po' cicciotta incinta. E se hanno staccato la luce, come mai lì c'è? I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Non sembra se faceva il barbecue sul balcone. Ma aveva l'elettricità. They were both pretty intense. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Non un'idea del tutto sbagliata.
Mm. Mm. Ok, non è una stanza molto grande. Ed ecco il ritratto. Persona avventurosa, cacciatore. Giustamente il fucile. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Fotografava gli altri, ma non amava fotografare se stesso. Vediamo cosa ci racconta Sam. Foto. Dawn, I promise, you'll never forget. Memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, Che okay? bello Just sto be gioco. careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. Definitely should not have drunk all that coffee. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Nothing quite like being outside. Hey! That's a keeper. Oop. A little more gas in the tank, I guess. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. Certo. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Let's see. Dad! Good eyes, Dawn. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target.
Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! Ora creatura. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Chi se lo scorda più? Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Vabbè, la vendetta della natura. Forse gli sta bene. Mamma All mia. these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Chi ci manca lì? Eddie, Sven, Gus, Hamilton, Lewis, Sanjay. E visto che lì la porta come al solito è sigillata dall'esterno, so solo che proseguire qui. Vediamo un po'. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Prego le donne. Sto bambino è durato veramente poco, povera creatura. Ho di robetta militare. Un po' troppo. No, My no, mom no, moved up no, to the dopo, loft dopo. after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Ok, i Can't due imagine my fratelli. mom ever writing poetry, and yet Vediamo un po'. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Oh! Posso guidare la ranocchia. Hand over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello?
Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. Ah, carine, poverelle, vanno tutte qui così. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. It sure made him happy. I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. I could feel him slipping away. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. No. About the world he saw. Ora creatura. So much I don't understand. About Gregory. About everything. But I know what happened wasn't your fault. I'm sure he's happy. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Non sarà colpa tua, ma hai divorziato. Ah, donna era lei. Se n'è andata sopra. Poi ci andiamo dopo. Sopra c'è una luce che funziona. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My
My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. Ecco, qui sotto stanno facendo un matrimonio. Ok, adesso ho capito. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign held up his middle finger. Carino. Ok, adesso sappiamo com'era fatto il totem prima di cadere. Non tutta st'opera d'arte, eh? The wind picked up, and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Lo sto andando a distruggere io il tendone con tutta sta roba? Non ne ho abbastanza a quanto pare. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." E invece morirono tutti nella tenda. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't, until we found you. Ok, probabilmente è allora che è caduto il totem. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Mamma mia, sta attenta. Qua se caschi, ammazziamo due Finch al prezzo di uno. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Un patentino scolastico. Ok, andati poi in giro ad aiutare il mondo. Sarebbe She voluto spent a andare in summer India. building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ah, ok. Quindi Sanjay è il padre. Che adesso ha anche una faccia. Perfetto. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later.
Casa è ancora alta a quanto pare, eh? Oh, la strada è una sola, When my saliamo. dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. And to see kids in the house again. Ecco l'orticello dei ragazzi. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal. A quanto pare studiavano in casa, però. But it didn't last. Chissà com'è, ma... mito, storia, maledizione. Era insegnante in inglese. Metodo scientifico. Oh The beginning mamma. of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Castello. E va bene, mi sta portando qui. Questa era un'altra stanza. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Giusto, era quello col pennello. Ecco, a quanto pare non sappiamo come entrarci, eh? Qui abbiamo dei vasi. Ah, si semplicemente aprire la finestra. Bene. Andiamo a girare dietro. Ok, sembra non ci sia nient'altro, quindi... vediamo la storia di Milton. In realtà... disegnava solo, faceva anche modellini. Paese, quello probabilmente era mezzo architetto questo. Il resto della casa. Sembrerebbe ci manchino almeno altre 3-4 stanze. Milton, facci sapere. Milton Finch in The Magic Paintbrush.
Oh. Ah, questo era quello che stava lì sotto. Oh! Ecco perché è sparito. I was 4 when Milton disappeared. Beh, forse questo è l'unico che ha trovato il modo di andare via. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. E lui invece era sempre stato qui. Ha creato questo dipinto e ha fatto puff. Ora probabilmente non si può più aprire perché... sembra che la vernice sia stata cancellata. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Più sperduto il posto. Per lui io che abito in mezzo al bosco così. Spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Ok. Everyone always told me to stay out of Louis's room, except Louis. Beh, era un po' psichedelica effettivamente. Oh, adesso, visto che qui c'è una scala che sale, probabilmente l'entrata in qualche modo sarà qui, corretto. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery.
But he withdrew part of himself. In our Te sessions, I credo. saw the same behavior. His mind began to wander. Oh, porca miseria. I asked him to describe it. Siamo un mago in un He labirinto. said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. And things that have not names. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Oh, porca miseria. But he found something more. Ma porca miseria. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Forse era meglio se si continua a drogare questo. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Beh, oddio, almeno passava il tempo. New Louisville. St. Louis. Giustamente, tutti Lewis.
He started drifting away from our reality. Ho capito che deve fare uno che tutto il giorno taglia le teste di pesci. Almeno usa la fantasia. Until one day he forgot to go home from the cannery. Ah! C'è Even as his rimasto. mother pleaded with him, Un po' troppo, eh? part of Lewis kept sailing on. Ah, sbroccato, finito. Quella gli dice che sta a fare, torna a casa, no? Tagli le teste ai pesci, no. E andare in giro sulla barca a conquistare città. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Certo, se la inventava. He knew the world was all in his imagination. Oh, Boni. Fatemi levare di mezzo sti pesci. Ma non c'è rimasto più niente qua. Questo è un attimo che si taglia la mano, eh. Lo sapevamo. Ovviamente lo preferiva al reale. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Ma che spettacolo. Posso vederlo in faccia? Eccolo qui, Lewis. Almeno secondo le sue fantasie. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Boh, chiaramente indietro non si torna. We began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Posso anche capire. He began to despise the man with a royal contempt.
I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. E invece si è suicidato, abbiamo capito. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Ah, il gatto. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Ok, ecco perché quello aveva la corona sopra. Si è messo sotto dove taglia la testa ai pesci e ha tagliato la sua. E quindi ecco perché c'è la corona sulla tomba. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ok. Direi proprio che possiamo chiudere qui la questione con il simpatico suicidio del fratello senza testa. Oh, questa parte la vedremo poi. My mom told me to start packing. Bye bye.